Ciao a tutti, io sono Pablo. Io sono Roxy. Io sono Simi. Oggi faremo un video totalmente diverso sul nostro canale, sarà solo parlato, perché insomma da un'idea di Pablo, il regista di questo video, abbiamo pensato di stilare diciamo una piccola classifica delle nostre 10 canzoni preferite del 2021. Sappiate che è stato difficilissimo, queste non necessariamente saranno le nostre canzoni preferite del 2021 in assoluto, una lista molto variabile, però bene o male sono canzoni queste che ci hanno segnato l'anno scorso, ma in maniera positiva. Parleremo un po' di quali sono le nostre canzoni preferite e perché. Quindi lascerei la parola a Roxy. Diciamo che fra le mie top 10, dato che noi siamo in Italia, siamo italiani, ho aggiunto ovviamente anche canzoni italiane. Vorrei fare il merito a questi due artisti in quanto diciamo li reputo artisti dell'anno. Non ho fatto diciamo una classifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scegliere proprio quella che mi è piaciuta di più non ha senso. Ho scelto le canzoni che ho ascoltato più volte e stavano all'interno della mia playlist. Okay. Allora, sicuramente metterei artista dell'anno italiana Madame, specialmente con la sua hit Marea, che l'abbiamo sentita ovunque, mi è piaciuta tantissimo. È difficile scegliere veramente una canzone di Madame, anche perché nell'ultimo anno ho fatto talmente tanti duetti con artisti italiani e non, è stato difficile scegliere, però Marea è abbastanza famosa in Italia e l'ho messa appunto all'interno di questa top 10 e poi l'ho ascoltata veramente a manetta. Un altro artista italiano che è rivelazione di quest'anno in Italia è Blanco, con vero. Mi fai impazzire, che mi è piaciuta veramente tanto, anche se ero combattuta avrei messo anche Blu Celeste. Passiamo adesso, diciamo la mia base italiana è finita, vado controcorrente. So che quest'anno ci sono stati Maneskin che sono stati molto apprezzati soprattutto in America e in Europa, però non lo so, non li ho voluti mettere all'interno della mia top 10 perché, premetto, a me piacciono i Maneskin, però c'erano molto più canzoni che meritavano secondo me. Altra canzone che mi è piaciuta tanto, ma veramente tanto, e l'abbiamo fatta anche all'interno del nostro canale, che è Woman di Doja Cat. Deve essere proprio in cima alle top di tutto il mondo, mi piace tantissimo, il video è eccezionale, bello. Ovviamente non poteva non mancare qualche canzone del K-pop, ormai i miei amici mi hanno talmente influenzato. Sentiamo. Chi? Avevamo fatto della via di conversione. Esatto, ne ho messe ben due. Sicuramente ho scelto Savage delle Espa per video, canzone, tutto. C'è poco da dire su questa canzone, veramente spettacolare. Un'altra canzone è diciamo la mia bias delle Blackpink, Lisa, con la Lisa. Non me l'aspettavo. Vi ho spiazzato, amici. Totalmente. Continuo con altre canzoni pop. Questo artista che voglio introdurre, secondo me è artista dell'anno, anche lui alla pari degli italiani Blanco e Madame, ed è Lil Nas X, Industry Baby, ma anche con Montero. Non ho voluto scegliere una canzone specifica, però lo metto come artista dell'anno 2020-21. Per me è spaccato, ragazzi. Per i suoi video e per le sue canzoni. È stata una sorpresa, una rivelazione per me. È diventato uno dei miei artisti preferiti. Poi voglio fare un omaggio alle mie amici che mi hanno fatto scoprire questa artista, sì, che è Marina con Purge the Poison, a cui abbiamo fatto anche la reaction all'interno del nostro canale, e penso che meriti veramente tanto come artista, anche se forse è poco riconosciuta. Sicuramente non potevano mancare i miei amatissimi 21 Pilots con il loro album, anche se ho scelto come canzone, per il mio gusto musicale preferito, Nocensis, che mi è piaciuto un sacco. Infatti abbiamo fatto la reaction al loro album, potete sempre vederlo. Metterò un'altra band che mi piace un sacco, che sono gli Imagine Dragons. Anche qui è stata difficile la canzone da scegliere e sono combattuta specialmente su due, Breaked e anche l'ultima che è appena uscita, che è Enemy, che è bellissima, si sente in radio, spettacolare. Rimanendo sempre sul filone rock, scelgo loro di Pretty Reckless, e metto ovviamente come canzone 25, che l'ho ascoltata veramente tantissimo, mi è piaciuta tantissimo per il video, lei impeccabile in quel video, la canzone, la voce, e spero di essere stata esaustiva con la mia top 10, anche se c'erano veramente parecchi artisti che mi piacevano. Cominciamo la lista con al 10° posto metto un gruppo giapponese
un gruppo maschile che si chiamano Aniwa Danshi, che sono con Kunubulov. È la canzone super adorabile, il video è tutto super rosa, super cute style, è una canzone che è uscita tipo a ottobre-novembre, quindi anche abbastanza recente, mi è molto piaciuta. Al nono posto metto, invece andando da una parte K-pop, metto le stesse girl con ASAP, che queste loro sono state fantastiche. Quel video e la loro estetica è meravigliosa, le adorate. All'ottavo posto metto Doja Cat, vabbè l'album è meraviglioso, Planet Air, però la mia canzone preferita è stata Get Into It, che sta andando molto di moda. Al settimo posto metto Marina con Push the Poison, quella canzone è fantastica, un po' punk, poi con quel testo meraviglioso. Al sesto posto Bad Bunny, Rosalia con la noce da noce, che mi è piaciuta tantissimo quella canzone, è stata veramente una canzone che ho amato molto. Al quinto posto io volevo mettere DJ Stan con Unnatural, sono il mio gruppo preferito forse, che adoro tantissimo. Ogni anno, cioè, metterò sempre per me le loro canzoni stanno sempre nella top 10. Al quarto posto ci sta Madame con Marea, che è una canzone che ho amato tantissimissimo, che ho ascoltato veramente a ripetizione. Al terzo posto Blanco e Sfera Basta con Mi Fa Impazzire, che è un'altra canzone che ho amato tantissimo. Al secondo posto ho messo le Spa con Savage, che è stata veramente una canzone che ho amato, l'ho adorata tanto, soprattutto il ritornello, quel ritmo un po' hyper pop che mi ricordava un po' Charlie XX, fantastico. E poi al primo posto ho messo l'Ever con Pirate, che è quella canzone che ha dei rimandi dance pop un po' inizi tipo 2010, poi veramente meravigliosa. Allora, nel mio caso, vabbè, come Roxy non c'è un ordine, quindi non dirò il decimo, nono, ottavo posto, perché non me la sono sentita proprio di dare una classifica così, perché già fare una top 10 è stato difficilissimo e mi sento in colpa rispetto ad altri artisti che avrei voluto mettere ma che non ce l'hanno fatta nella lista. Allora, inizierei dalla canzone forse più iconica, il video più iconico dell'anno, che è stato Industry Baby di Lil Nas X. Come Roxy avevo il dubbio di mettere anche Call Me By Your Name, però poi ho pensato che Industry Baby è stata ancora più impattante da un punto di vista del messaggio che ha voluto lanciare, quindi mi è piaciuta ancora di più forse di Call Me By Your Name, però in generale metterei tutta l'era Montero di Lil Nas X se possibile, perché veramente è stato un artista che mi ha sorpreso tanto quest'anno. Poi metterei una canzone che ho scoperto in realtà sul canale, che è di Aurora, che è Giving Into The Love, perché mi è piaciuta tantissimo come canzone, mi è piaciuta la sua voce, il video, la canzone, tutto mi ha sorpreso davvero tantissimo, quindi secondo me meritava di andare in questa lista. Metterò un debutto K-pop di quest'anno che mi ha sorpreso tantissimo, che è Eleven delle Hive. Sì, perché è stato un debutto, secondo me mi ha sorpreso veramente tanto, pensavo mi piacesse così tanto, sinceramente l'ascolto ancora adesso a ripetizione dal 1° dicembre che è uscita la canzone. Unico artista italiano che ce l'ha fatta in questa lista è Blanco, come anche i miei amici, perché c'è Notti in Bianco, è stata la mia canzone preferita italiana del 2021 in assoluto, l'ho ascoltata tantissime volte. Un artista che secondo me già sta avendo tanto successo in Italia, però io penso che avrà ancora più successo perché se lo merita, secondo me ha molto potenziale, è uno dei pochi artisti italiani che seguo. Poi come canzone in lingua spagnola La Noche de Noche anche per me, perché insomma Rosalia e Bad Bunny sono due artisti che adoro tantissimo. Quando hanno fatto questa collaborazione secondo me è stata una bomba totale, video, canzone, tutto perfetto, infatti abbiamo il video anche sul nostro canale. Poi c'è Kiss Me More di Doja Cat con SZA, perché è stata secondo me una canzone spettacolare come tutto l'album, vabbè, di Doja Cat. Sinceramente Planet Air, come ha detto anche Pablo, è stato un album stratosferico, se è possibile mettere tutta quell'era insomma in questa lista. Poi Marina con Purge the Poison, perché cioè Marina tutte e tre, sì, ragazzi, sì, ma perché essendo fan da tanti anni di Marina, no, ho visto come lei sia ritornata alle origini, quindi meritava secondo me di essere in classifica anche questa canzone, perché è tornata più forte di prima. Forse non ha avuto il successo che meritava questa canzone, però a me è piaciuta tantissimo. Poi metterò una canzone di The Weeknd che per realtà è un remix, che è Save Your Tears con Ariana Grande. Secondo me le loro voci insieme si sono sposate benissimo, ho visto l'esibizione live di questa canzone, mi è piaciuta ancora di più forse dell'originale solo di The Weeknd. Per l'ultima canzone sulla lista, ma non in ordine ovviamente, è Money di Lisa. All'inizio pensavo mi piacesse la Lisa di più, infatti se vedete il video sul nostro canale mi era piaciuta un po' di più di Money, però alla fine ascoltandola sempre di più la B-side è quella che mi ha colpito alla fine. Poi ultima canzone che però forse sta
ai primi posti della classifica e anche per me Savage delle Espa. Avrei messo Next Level, però secondo me Savage ha superato ancora Next Level, che pensavo fosse la canzone dell'anno. Next Level, Savage è Next Level. È stata la battuta però. È Next Level appunto Savage, infatti paradossalmente. Posso dire raga cosa ho notato? Che tutte e tre abbiamo messo Savage, tutte e tre abbiamo Marina. messo The Poison, e tutte e tre abbiamo messo una canzone di Blanco, e tutte e tre abbiamo messo una canzone di Doja Cat. Quindi diciamo che per noi sono state questi 4, ci sono molto piaciute tutte e tre. Sì. Ripeto, è stato difficilissimo, quindi però insomma, come dicevo, Savage dell'Esp è stata una canzone che dal punto di vista vocale prima cosa mi ha sorpreso tantissimo. Cioè, Ning Ning e Winter, sto guardando voi, e soprattutto mi hanno sorpreso tantissimo, e tutto è stato un comeback spettacolare e mi ha fatto venire voglia di vedere cosa faranno dopo, sinceramente. Sarà il prossimo livello. Next Level appunto, sì, esatto. Comunque è stato bello che più o meno ho notato che ci sono state delle somiglianze, tipo io Roxy con Madame e io e Simi con Bad Bunny e Rosalia. L'avevo messa anch'io fra le canzoni da Noce da Noce, però se dovevo scegliere proprio non ce l'ha poi fatta. Ho preferito il mio stile, che è quello rock, e quindi. Ma comunque è stato veramente complicato. A me no. No, vabbè, c'erano ovviamente. Tua, no, vabbè, è stato facile per alcune canzoni che subito ti hanno preso e quindi No, subito però le è ho vero, ci sono scelte. delle canzoni che io allora diciamo che il 10° per me il 9° posto e il 2° e il 5° erano un po', ci stavano delle canzoni che erano un po' incerte, però poi alla fine ho deciso di fare così. Io l'ho cambiata proprio a un momento, in questo qualche secondo fa l'ho cambiata tipo la mia classifica. Quindi cambierà anche dopo questo video alla fine, quindi prendete veramente tutto con le pinze, perché è molto. Però ci sono piaciute tanto queste 10 canzoni, questo è poco ma sicuro. Sì. E se questo video vi è piaciuto, mettete un like qui sotto, iscrivetevi al canale, a noi fa piacere. Se volete altri video con contenuti diversi dalle solite reaction, fatecelo sapere nei commenti. E come sempre ci vediamo ai prossimi video. Ciao, grazie mille. Ciao.